Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Buona domenica, domenica che può portare la matematica del 21esimo scudetto. Basterà infatti un solo punto questa sera in casa contro il Parma. Eppure anche oggi la stampa non perde occasione per infangare l'Inter, per cercare di sporcare il tricolore che sta per conquistare l'Inter, e lo fa prendendo gli ultimi spunti dall'inchiesta arbitrale ma adattandoli alla narrazione che vogliono leggere i tifosi avversari ovviamente. E andremo proprio a vedere questo, quali sono le ultime in merito all'inchiesta arbitrale e cosa la stampa ha scritto nei nostri confronti. Iniziamo proprio dal titolone apparso su Tutto Sport. Ecco, questo è un titolo molto fuorviante, perché si legge: intercettata? Come cambia l'inchiesta? In realtà l'Inter non è stata intercettata. C'è quel punto interrogativo che probabilmente potrebbe scagionare il titolista dal punto di vista legale, quindi di un'eventuale, da un'eventuale querela, da un'eventuale diffamazione, però è un titolo molto fuorviante. Poi andiamo a leggere all'interno dell'articolo alcuni punti e ci si rende conto che è stato fatto un titolo ad hoc per dare in pasto un qualcosa ai tifosi avversari, perché magari oggi i tifosi avversari diranno: state vincendo il 21esimo, ma è uno scudetto frutto di illeciti. Non è esattamente così. Perché si legge: con chi parlava Rocchi? Ci sono intercettazioni di Schenone? Rocchi, secondo le indiscrezioni, parlava con una persona del settore arbitrale. Non è chiaro di chi si tratti né quale fosse il contenuto della conversazione. Non parlava con Schenone, del quale oggi non sono note intercettazioni. Ecco, questo è il punto determinante. Rocchi è stato intercettato a parlare con un esponente della classe arbitrale, non è neanche chiaro chi fosse, e si dice che abbia fatto un nome Giorgio, che non è neanche sicuro che si riferisca a Schenone. È un'ipotesi che, ricordiamo, Schenone è il club referee manager dell'Inter, la persona che tiene rapporti col mondo arbitrale e con la persona designata dalla CAN per avere rapporti con le società, quindi tutto in regola fino a questo punto. Ci sarebbe questa telefonata di Rocchi che appunto cita un certo Giorgio, ma non c'è nessuna certezza che sia Giorgio Schenone. E nella telefonata, in realtà, passiamo un attimo alla Gazzetta dello Sport. Rocchi al telefono con Gervasoni, non vogliono vedere quell'arbitro. Qui la Gazzetta dello Sport precisa che era con Gervasoni e che la frase sarebbe stato: loro non lo vogliono più vedere. Quel loro non ha un nome o un cognome, anche se dalla telefonata tra i due gli inquirenti desumono che gli interisti, in un incontro a San Siro la sera della semifinale di Coppa Italia del 2 aprile, avessero trasferito a Rocchi lo scarso gradimento verso l'arbitro Doveri. Sono tutte delle supposizioni. Si pensa che avrebbero detto: loro non lo vogliono più vedere, loro dovrebbero essere gli interisti, il Giorgio citato nella telefonata dovrebbe essere Schenone, ma non si può andare avanti così, ovviamente, a fare un'inchiesta. Proseguiamo anche con, appunto, leggendo ciò che ha scritto Tutto Sport, come è cambiato lo scenario con l'indiscrezione sull'intercettazione in cui sarebbe citato l'addetto agli arbitri dell'Inter. Secondo Repubblica, il 2 aprile Rocchi avrebbe citato al telefono Giorgio Schenone, avrebbe perché non c'è il cognome, ex assistente arbitrale e club referee manager dell'Inter. È la prima volta che, sebbene in maniera indiretta, viene citato un esponente di un club comunque non indagato. Ok, sarebbe citato. Probabilmente dovrebbe essere Schenone, quindi già non c'è la certezza. Ma poi in che modo è stato citato? Non vogliono più vedere quell'arbitro, ma il club referee manager che ha rapporti con la CAN, cosa potrebbe dire alla CAN? È chiaro che si va a parlare dell'operato degli arbitri in campo, è chiaro che si può esprimere un dissenso nei confronti di quell'arbitro. Poi non significa che automaticamente quindi Schenone comandava le designazioni, e infatti Doveri ha arbitrato più volte l'Inter. Anche dopo quel famoso 2 aprile, 3 giorni dopo, si trovava ad arbitrare l'Inter. Quindi Schenone avrà espresso dei dubbi sull'arbitro, avrà forse, perché sono sempre delle supposizioni, avrà parlato di malcontento, ma non ha inciso sulle designazioni arbitrali, altrimenti 3 giorni dopo al Parma non ci sarebbe stato Doveri. Continuiamo, perché non finisce qui l'attacco all'Inter e anzi poi c'è una domanda. A questo punto ci sono dei rischi per l'Inter. Qui chiaramente si legge: al momento nessun esponente dell'Inter, come di nessun altro club, risulta indagato. Se emergessero pressioni per ottenere arbitri graditi, i club interessati rischierebbero l'illecito sportivo. Le sanzioni vanno dai 3 punti di penalizzazione alla retrocessione se venisse accertato il coinvolgimento del legale rappresentante.
servirebbero pressioni accertate alla classe arbitrale, ma dire che magari quel determinato arbitro non riscontra le simpatie del club non mi sembrano pressioni, perché poi il designatore ha fatto il suo lavoro designando doveri per le partite dell'Inter. Quindi anche qui ci sono delle supposizioni campate in aria. Non ci sono indagati tra i club, non c'è praticamente nulla contro l'Inter, però si parla di un'Inter intercettata, si parla di un Inter che potrebbe avere possibili sanzioni, ma non ce ne sono, non c'è la possibilità che arrivino queste sanzioni. L'Inter ha perso le partite in cui secondo la procura avrebbe ottenuto arbitri graditi. Cambia qualcosa? Tra l'altro ricordiamo, graditi e sgraditi è un'interpretazione del PM, non c'è nessuna intercettazione in cui si parla di arbitri graditi e sgraditi. No, il precedente Calciopoli parla chiaro, non fu provato alcun vantaggio per la Juventus, è sufficiente aver compiuto atti diretti al fine di alterare la regolarità del campionato, non che questo sia effettivamente avvenuto. Anche qui si va a fare il paragone con Calciopoli e qui capiamo tutto, poi c'è anche un altro articolo che andremo a vedere ancora più pesante da parte di Tutto Sport, però si fa il paragone con Calciopoli e quindi è chiaro cosa vogliono cercare di trovare una nuova Calciopoli con a capo l'Inter. Ma qui siamo in uno scenario completamente diverso. Qui c'è una faida interna alla classe arbitrale, tutta da accertare tra l'altro. C'è pressioni, se così vogliamo chiamarle, ma non possiamo neanche definire pressioni. È stato espresso un malcontento, ci sono delle designazioni che poi non vanno neanche nella direzione del malcontento espresso. Dove sarebbe questa ipotesi di una nuova Calciopoli? E proseguiamo e si legge poi, ecco, la relatività della giustizia sportiva. Qui andiamo proprio a prendere l'articolo perché qui davvero è un articolo che io definirei neanche degno di un quotidiano di rilevanza nazionale. Oltre a quello di Einstein c'è un altro tipo di relatività, quella della giustizia sportiva italiana, per lo più ignorata dagli studiosi di fisica, fa imbestialire i tifosi e si legge qualche giorno fa la Procura federale ha fatto richiesta alla Procura di Milano degli atti dell'inchiesta. Il destino di chi è dentro quelle carte, indagato o meno dal PM, sarà quindi nelle mani di chi ne per la giustizia sportiva. Non è detto infatti che una fattispecie irrilevante per la magistratura ordinaria non sia invece rilevante per quella sportiva, anche in virtù dell'elasticità di certi articoli del codice sportivo, sia a partire dal famigerato articolo 4, che raggiunge estensioni giuridicamente inimmaginabili. L'articolo 4 è quello che parla appunto della lealtà sportiva. Quando S.A. Ascione passasse le carte alla Procura FIGC, dunque inizierebbe la parte che più interessa e fa fremere i tifosi italiani, sia quelli che sperano in una nuova Calciopoli, tra cui appunto chi ha scritto gli articoli di Tutto Sport, secondo me, sia i bolla di saponari, perché oggi noi siamo considerati dei bolla di saponari, visto che praticamente ad oggi dire dall'inchiesta non sta emergendo nulla di compromettente contro i club, non sta emergendo tra l'altro neanche nulla di così grave contro gli arbitri, seppur secondo me ci sono dei comportamenti e come dicevo ieri sono da riprendere quelli in sala VAR, però insomma nelle prove c'è ben poco, però noi siamo dei bolla di saponari e continuiamo a leggere che bolla di saponari che vedono solo fumo nel lavoro degli inquirenti. Nel 2006 gli atti furono acquisiti in maggio e dentro la metà di luglio si arrivò al terzo grado di giustizia sportiva, con una serie di processi che calpestarono in maniera immonda il diritto alla difesa, ma vengono tuttora considerati degli esemplari capisaldi di come deve agire la giustizia sportiva, celermente per non inficiare la regolarità delle competizioni. Se il principio è questo, sappiamo che almeno non dovremo aspettare molto, o no? È un articolo per dare in pasto al tifoso juventino ciò che vuole sentirsi dire, perché si fa il paragone con Calciopoli, ma in Calciopoli ricordiamo anche che ci fu il patteggiamento della Juventus. Praticamente la Juventus non si difese e per accettare diciamo quelle che furono le condanne, che tra l'altro non erano neanche così pesanti se proprio vogliamo parlare per ciò che emerse da Calciopoli. Quindi insomma anche oggi troviamo attacchi all'Inter praticamente sul nulla. E come dicevo andiamo anche proprio a riprendere quella che invece è l'articolo della Gazzetta dello Sport che si legge: non vogliono vedere quell'arbitro, e poi viene specificato nel corso del dialogo compare anche un nome proprio, Giorgio. Questo fa ipotizzare la procura che l'interista ad aver avanzato le proprie lamentele fosse Giorgio Schenone, club referee manager dei nerazzurri, che però può parlare con il referente CAN per i rapporti con le società. Il GIP nell'estate 2025 aveva valutato che dalle intercettazioni non potesse emergere altro ed ha negato un'ulteriore proroga. Infatti, praticamente le intercettazioni sono state interrotte l'estate scorsa perché non stava emergendo nulla.
non stavano raggiungendo alcun risultato e quindi sono state interrotte le intercettazioni. A me sembra un lavoro, poi magari non sono esperto di inchieste, non sono un PM, non lavoro in procura, però visto quello che ci stanno comunicando, a me sembra un'inchiesta molto farraginosa, un'inchiesta con tanti punti poco chiariti, un'inchiesta che si basa più su supposizioni che su fatti concreti. Il referente sarebbe forse c'è stata una pressione, ma con i forse, con i sarebbe, con il condizionale non si può portare avanti un'inchiesta, e questa inchiesta, vista in questo senso, più che ad una nuova calciopoli, assomiglia effettivamente ad una bolla di sapone. Il problema è che si sta continuando ad infangare l'Inter facendo dei titoloni sui quotidiani, cercando ecco appunto di trovare del marcio in uno scudetto che marcio non ne ha, e anzi, se andiamo a vedere sul campo ci sono tanti sfavori anche quest'anno, l'Inter però è riuscita a superare anche questi. Prima di andare in chiusura leggiamo anche invece quelle che sono le ultime in vista proprio di Inter-Parma, perché c'è una partita da giocare stasera, vi ricordo anche la live poi subito dopo il fischio finale, e vediamo anche le ultime di formazione. Ci sono dei ballottaggi. Sommer è confermato in porta, Bissek, Akanji, Bastoni. I ballottaggi iniziano dal centrocampo. Dumfries, Barella, Zielinski e Di Marco sono sicuri. C'è il ballottaggio tra Mkhitaryan e Sušić, col primo favorito. Coppia d'attacco che invece dovrebbe essere Thuram più Esposito. In realtà c'è un ballottaggio, come riportato dalla Gazzetta, anche in difesa tra Bastoni e Carlos Augusto. Bastoni però dovrebbe tornare titolare, così come in attacco più Esposito dovrebbe essere titolare accanto a Thuram. Ci saranno comunque dei minuti per Lautaro Martinez, la mia sensazione è che possa entrare magari anche nel finale, anche gli ultimi 15-20 minuti, per essere in campo nel momento del fischio finale, quindi nel momento in cui potrebbe esplodere la festa se l'Inter riuscirà a conquistare anche quel singolo punto. Perché ricordiamo, un solo punto permetterebbe all'Inter di avere almeno 10 punti sul Napoli, o meglio, avere 10 punti sul Napoli che ha giocato ieri e almeno 10 punti sul Milan anche se i rossoneri dovessero vincere col Sassuolo. Questo significa che ovviamente a 3 giornate dalla fine il campionato sarebbe concluso dal punto di vista matematico. E quali sarebbero invece i festeggiamenti? Leggiamo: in Milano si prepara oggi tutto in Duomo, bus scoperto il 17, dallo stadio alla città, febbre del tifo nerazzurro, per la parata si aspetta l'ultimo match casalingo. L'ultimo match in casa infatti Inter-Verona, in programma il weekend del 17 maggio, ancora non è stato ufficializzato l'orario, sarà il momento della premiazione da parte della Lega, e dopodiché dovrebbe essere previsto un bus scoperto da San Siro fino al Duomo, come fu nell'anno della seconda stella, come fu 2 anni fa. Insomma, è un grande giorno per noi interisti, stiamo per conquistare uno scudetto che rappresenta anche un po' una rinascita dopo la debacle del finale della scorsa stagione della Champions, delle tante critiche estive, le tante polemiche create in parte anche dai giornali. Ecco quello che dico: non facciamoci rovinare questa festa da chi vuole infangare il nome dell'Inter, perché ad oggi è tutto assolutamente regolare. Ed anzi, come dicevo ieri, se c'è qualcosa di irregolare, se c'è qualcosa su cui andare ad indagare, è quello che avveniva in Sala VAR, è quello che è avvenuto lo scorso anno in quel famoso Inter-Roma. Oggi però godiamoci questo grande giorno per la nostra storia, fatemi sapere la vostra nei commenti, e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.